C'è un luogo al mondo che non ha bisogno di essere presentato. Un luogo che non appartiene soltanto a una città, ma a tutta l'umanità. Basta uno sguardo e subito lo riconosci. Ferro che sale verso il cielo, linee che si intrecciano come in una gigantesca tela, una sagoma che sembra voler toccare le nuvole. La Torre Eiffel, simbolo di Parigi, della Francia, dell'Europa, ma anche simbolo di sogno, di audacia, di sfida all'impossibile. Oggi la diamo per scontata, come se fosse sempre stata lì, illuminata di notte, romantica nelle cartoline, testimone di baci e promesse eterne. Ma la sua nascita non fu un racconto d'amore, fu un racconto di lotta, di paura, di coraggio. Quando Gustave Eiffel annunciò il suo progetto, molti lo derisero. Una torre di ferro alta più di 300 metri, un gigante nero che avrebbe dominato Parigi. Per molti era un incubo, un insulto all'arte, un'offesa alla città delle luci. Alcuni scrissero perfino petizioni per fermarla. Eppure, quell'idea folle si trasformò in realtà e quella realtà divenne leggenda. Immagina la Parigi di fine Ottocento. Una città elegante, avvolta nei suoi caffè letterari, nei boulevards illuminati a gas, negli artisti che affollano Montmartre. È il tempo delle invenzioni, dell'elettricità, delle macchine che cambiano il mondo. E proprio lì, nel cuore di questa trasformazione, nasce un sogno che sembra impossibile: costruire il monumento più alto mai realizzato dall'uomo. Non una cattedrale, non un palazzo di marmo, ma un colosso di ferro. Il ferro, materiale industriale, grezzo, meccanico, quel ferro che fino a poco tempo prima serviva per i ponti, per le rotaie, per le fabbriche. Il progetto nasce come simbolo dell'Esposizione Universale del 1889, la grande vetrina mondiale che la Francia organizzava per celebrare il centenario della Rivoluzione francese. Non c'era scelta, il paese doveva mostrare al mondo la sua grandezza, il suo spirito innovativo, la sua superiorità tecnologica. E Eiffel era pronto a raccogliere la sfida. Ma non era solo un sogno. Era anche una battaglia contro il tempo, perché la torre doveva essere pronta in poco più di 2 anni. 2 anni per concepire, disegnare, fabbricare e montare migliaia di tonnellate di ferro. 2 anni per erigere qualcosa che nessuno aveva mai osato immaginare. Gennaio 1887. Il terreno scelto per la torre era il campo di Marte, accanto alla Senna. Un luogo ampio, destinato a ospitare i padiglioni dell'Esposizione Universale. Fu lì che i primi colpi di piccone ruppero il silenzio. Gli operai iniziarono a scavare le fondamenta, profonde, solide, perché quel colosso avrebbe dovuto sfidare il vento, la pioggia, persino i terremoti. 4 pilastri, come gambe gigantesche, furono piantati nel terreno. 2 su solide basi di pietra, 2 rinforzati con cassoni affondati sotto il livello della Senna. Era come domare un fiume per piegarlo a un sogno. Ogni pezzo di ferro era calcolato con precisione millimetrica. Non c'era spazio per l'errore. In officina, migliaia di componenti venivano forgiati e numerati come in un enorme puzzle. Ogni trave, ogni bullone aveva un posto esatto. Poi, trasportati al campo di Marte, venivano sollevati da gru a vapore e fissati da uomini sospesi nel vuoto. Gli operai lavoravano senza imbracature moderne, senza caschi, senza protezioni. Camminavano sulle travi come funamboli, con il vento che soffiava tra le impalcature. Ogni giorno era una sfida contro la paura. Eppure in 2 anni di lavoro tra più di 300 operai, solo uno perse la vita. Un numero incredibile per l'epoca, segno della disciplina e dell'attenzione con cui Eiffel dirigeva ogni fase. Ma mentre la torre cresceva anche la polemica. Gli artisti e gli intellettuali di Parigi
la odiavano. La chiamavano lampione mostruoso, ciminiera scheletrica, scheletro di ferro che rovina la bellezza di Parigi. Scrissero persino un manifesto, firmato da scrittori come Guy de Maupassant e Alexandre Dumas figlio, per opporsi a quella vergogna. Ma Eiffel non si fermò, rispondeva con calma: «Quando sarà finita, vedrete. E sarà bella». E così, giorno dopo giorno, il gigante prendeva forma. A 50 metri di altezza, Parigi sembrava già piccola. A 100 metri, gli operai guardavano dall'alto le guglie di Notre Dame e i tetti dei boulevard. A 200 metri, nessun edificio, in Europa, poteva più rivaleggiare. Era un viaggio verso il cielo. Il 31 marzo 1889, Gustave Eiffel salì personalmente fino alla cima della torre, scalando più di 1700 gradini per issare la bandiera francese. Era il trionfo. La torre era completata, alta 312 metri, la costruzione più alta mai realizzata dall'uomo. Quel giorno Parigi non guardava più con diffidenza, guardava con stupore. E così, ciò che doveva essere soltanto una struttura temporanea, destinata a durare 20 anni, cominciò a conquistare il cuore di chi l'aveva disprezzata. Molti dei video che vedi in questo documentario, e oltre 10.000 altri, puoi scaricarli senza limiti dal mio sito web camille.com, pronti per essere usati nei tuoi progetti. Era il 6 maggio 1889. Le porte dell'Esposizione Universale si aprirono. Parigi era pronta a mostrare al mondo intero il frutto della sua audacia, la Torre Eiffel. Milioni di visitatori arrivarono da ogni parte del pianeta. C'era chi veniva dall'America, chi dal Giappone, chi dall'India. Tutti avevano sentito parlare di questa follia di ferro che dominava la città. E quando si trovarono davanti a quella colossale struttura, nessuno rimase indifferente. Alcuni ne furono intimoriti. Sembrava un gigante alieno, un mostro metallico sceso dal futuro. Altri ne furono rapiti. Mai nella storia dell'uomo era stato costruito qualcosa di simile. E poi c'era l'esperienza. Salire sulla torre era un viaggio che nessuno dimenticava. Gli ascensori, capolavori di ingegneria per l'epoca, portavano i visitatori verso l'alto. A ogni livello lo sguardo si apriva su Parigi, sempre più lontana, sempre più piccola. Dal primo piano si dominavano i viali e i padiglioni dell'esposizione. Dal secondo piano, i tetti della città diventavano un mosaico. E dalla cima, a oltre 300 metri d'altezza, Parigi intera si stendeva come una mappa, con la Senna che la attraversava come un nastro d'argento. Era un'esperienza mistica. Uomini che avevano viaggiato in mezzo mondo si commuovevano davanti a quella vista. Donne elegantissime si stringevano alle ringhiere, incapaci di credere di trovarsi così vicine al cielo. Era il simbolo di una nuova era, l'era dell'audacia, della modernità, dell'uomo che osa guardare oltre i propri limiti. Eppure, anche in quei giorni di gloria, non mancavano le critiche. Alcuni continuavano a dire che era brutta, inutile, destinata a essere dimenticata. Ma la verità era che la Torre Eiffel non lasciava indifferenti. Era come un segno inciso nel cielo di Parigi. Che tu la amassi o la odiassi, non potevi ignorarla. Fu così che, in quell'estate del 1889,
il mondo scoprì che la Francia non aveva soltanto costruito un monumento, aveva costruito un'icona. Quando la torre fu inaugurata, nessuno immaginava che sarebbe diventata eterna. Era stata costruita con un contratto chiaro, doveva restare in piedi solo per 20 anni. Dopo il 1909, Parigi avrebbe potuto smontarla pezzo per pezzo, restituendo il campo di Marte alla città. Per molti era un sollievo. Finalmente ci libereremo di questo mostro di ferro, dicevano. Ma il destino della Torre Eiffel non era scritto nelle carte, era scritto nella sua utilità, perché Eiffel non si limitò a costruirla, la difese. Installò sulla cima apparecchiature scientifiche, strumenti meteorologici, apparecchi per esperimenti di aerodinamica, persino antenne per le prime trasmissioni radio. Quella torre, che doveva essere solo un'attrazione temporanea, diventò presto un laboratorio sospeso nel cielo. E fu proprio la radio a salvarla. Quando l'esercito francese si rese conto che dalla cima della torre si potevano inviare e ricevere segnali a distanze immense, la condanna a morte venne sospesa. La torre non era più solo un simbolo, era diventata una sentinella, un occhio vigile sul mondo. All'inizio del Novecento, mentre Parigi correva verso la modernità, la torre cominciò a cambiare significato. Non era più vista come un insulto estetico, era diventata parte del paesaggio, parte dell'anima della città. Artisti che un tempo l'avevano disprezzata iniziarono a dipingerla, a fotografarla, a raccontarla nei loro romanzi. Il mostro di ferro si trasformava in musa ispiratrice. E poi venne la prova più dura, la guerra. Durante la Prima Guerra Mondiale, grazie alla sua stazione radio, la Torre Eiffel intercettò messaggi cruciali dei nemici, contribuendo a difendere la Francia. Era come se quella colonna di ferro, nata per stupire il mondo, fosse diventata il cuore segreto della sua sopravvivenza. Doveva durare 20 anni, ma la Torre Eiffel aveva già deciso di durare per sempre. Il Novecento cambiò il volto del mondo e con esso cambiò anche la Torre Eiffel. Era ormai diventata parte di Parigi, amata dai turisti e dai parigini stessi. Ma il destino le riservava ancora momenti drammatici. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la Francia cadde sotto l'occupazione nazista, la torre si trasformò in un simbolo silenzioso di resistenza. Quando Hitler visitò Parigi, la leggenda racconta che i francesi tagliarono i cavi degli ascensori, così che se il Führer avesse voluto salire, avrebbe dovuto farlo a piedi. E lui non lo fece mai. Quel gesto, piccolo ma potente, trasformò il colosso di ferro in un atto di orgoglio nazionale. Nei giorni più bui, la torre restava lì, immobile, a vegliare sulla città occupata. E quando Parigi fu liberata, la bandiera francese tornò a sventolare in cima, visibile a chilometri di distanza. La Torre Eiffel era sopravvissuta anche a quello. Ma non era soltanto un testimone di guerra, era anche un faro di speranza. Nel dopoguerra, Parigi tornò a vivere e la torre divenne il suo biglietto da visita. Ogni volta che le sue luci si accendevano, la città sembrava dire al mondo: siamo tornati e siamo più forti di prima. Nel 1985 arrivò un cambiamento che la rese ancora più magica. Un nuovo sistema di illuminazione trasformò la torre in un gioiello notturno, scintillante, capace di incantare chiunque la guardasse. E nel 2000, per festeggiare il nuovo millennio, furono installate le luci scintillanti che ogni sera, per 5 minuti, fanno brillare la torre come un diamante nel cielo di Parigi. Da quel momento, la Torre Eiffel non è più soltanto un monumento, è uno spettacolo, un rituale, un'emozione che si rinnova ogni notte. Oggi,
Milioni di persone ogni anno vengono a vederla, alcuni per salirci, altri solo per guardarla da lontano, ma tutti, senza eccezione, ne rimangono toccati, perché davanti a quel gigante di ferro non sei mai lo stesso, ti senti piccolo e allo stesso tempo parte di qualcosa di immenso. La Torre Eiffel non è più soltanto francese, è universale, un linguaggio che tutti capiscono, anche senza parole. Una promessa silenziosa che l'uomo può costruire non solo guerre o distruzioni, ma meraviglie. Può costruire bellezza che resiste al tempo, bellezza che illumina il futuro. E ogni volta che la sua sagoma si staglia contro il cielo di Parigi, ci ricorda che i sogni più impossibili sono quelli che valgono la pena di essere vissuti. Se anche tu credi che la storia non sia solo passato ma emozione viva, ti invito a iscriverti al mio canale, perché il viaggio continua e insieme possiamo raccontare ancora tante meraviglie.